Il miracolo di Waldurn. Ogni anno migliaia di fedeli si recano in pellegrinaggio a Waldurn, in Germania, per venerare la sacra reliquia di un miracolo eucaristico avvenuto nel XIV secolo. Nella basilica minore di San Giorgio, infatti, è custodito un corporale macchiato di sangue, segno tangibile di un antico miracolo avvenuto durante la celebrazione di una messa. Questo sacro lino, conservato presso un altare laterale, continua ad attirare fedeli da ogni parte, testimoniando la profonda devozione verso la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Si racconta che nel 1330, durante la celebrazione della Santa Messa, un sacerdote di nome Heinrich VIII fece accidentalmente cadere il calice contenente il vino consacrato. Il liquido, che si tramutò immediatamente in sangue, si sparse sul corporale, rivelando l'immagine di Cristo crocifisso, circondata da 11 volti identici del Redentore coronato di spine. Sconvolto dall'accaduto, il sacerdote non trovò il coraggio di rivelare il miracolo e decise di nascondere il corporale macchiato, celandolo sotto l'altare per molti anni. Solo in punto di morte confessò l'evento al suo padre spirituale e gli affidò la reliquia, raccontando nei dettagli ciò che era accaduto. Questa storia, tramandata nei secoli, fu documentata nel 1589 dal monaco Ophius, che ne lasciò una descrizione scritta. Il significato degli 11 volti di Cristo che circondano l'immagine del crocifisso nel miracolo eucaristico di Waldurn è stato oggetto di riflessione teologica e simbolica nei secoli. Questa rappresentazione è particolarmente insolita e suggerisce diversi livelli di interpretazione. Il numero 11 è il numero degli apostoli rimasti fedeli dopo il tradimento di Giuda Iscariota. Rappresenta quindi la Chiesa ferita dal peccato, ma ancora unita a Cristo. È anche un numero che indica incompletezza e attesa. Dopo l'ascensione, gli apostoli erano 11 finché non fu eletto Mattia per ristabilire il gruppo dei 12. I volti identici del Redentore coronato di spine possono richiamare la molteplicità delle sofferenze di Cristo, vissute per ogni uomo. Cristo, infatti, non si sacrifica solo per pochi, ma per tutti. Gli 11 volti potrebbero quindi simboleggiare l'intera umanità, chiamata alla salvezza attraverso il sacrificio eucaristico. Il numero 11 potrebbe anche essere il segno di un avvertimento, infatti alcuni studiosi, paragonando i volti ad un segno profetico, hanno associato questa manifestazione ad un disordine spirituale e alla necessità di conversione. Non dimentichiamoci delle apparizioni di Lourdes che sono iniziate proprio il giorno 11. L'enigma degli 11 volti di Cristo nel miracolo di Waldurn continua a suscitare domande e riflessioni spirituali. Al di là del loro significato esatto, rimane chiaro il messaggio centrale. Cristo, nel sacrificio eucaristico, si offre per tutti e invita ogni fedele a riconoscerlo e adorarlo. Questo segno straordinario non è solo una testimonianza del passato, ma un richiamo sempre attuale alla fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e alla necessità di rispondere con amore e devozione a questo dono divino. Il miracolo eucaristico di Waldurn ha dato origine a un santuario molto importante, la Basilica di San Giorgio, costruita per custodire il corporale miracoloso. Ancora oggi, Waldurn è una delle principali mete di pellegrinaggio in Germania, in particolare per la devozione eucaristica. Uno degli eventi più significativi è il pellegrinaggio eucaristico annuale, che si svolge nel periodo del Corpus Domini a giugno. Questo pellegrinaggio, noto come Waldurner Wallfahrt, attira migliaia di fedeli non solo dalla Germania, ma anche da altre nazioni europee. I pellegrini si recano alla Basilica di San Giorgio per venerare il corporale miracoloso e partecipare alle celebrazioni liturgiche, che includono anche processioni eucaristiche per le vie della città, con l'ostensorio portato in solenne corteo. Ogni anno, dopo le solenni processioni che richiamano fedeli da ogni parte, la devozione al miracolo eucaristico di Waldurn si rinnova con profonda intensità. Fin dall'inizio, la reliquia del corporale insanguinato fu oggetto di grande venerazione e le furono attribuiti innumerevoli prodigi, tra cui guarigioni straordinarie e conversioni inaspettate. Nel 1445, Papa Eugenio IV riconobbe ufficialmente il miracolo, concedendo speciali indulgenze ai pellegrini che si recavano a Waldurn per venerarlo. La fama dell'evento si diffuse rapidamente in tutta Europa, ispirando artisti che ne raffigurarono la straordinaria immagine in opere sacre.
Ancora oggi, la rappresentazione del miracolo continua a vivere nei santini del santuario e nelle candele votive, segno della devozione ininterrotta dei fedeli che, attraverso questo prodigio, riscoprono la potenza dell'Eucaristia e la presenza viva di Cristo nella Chiesa.